Quello che vedete attorno a me è lo scivolo acquatico che sto costruendo nel mio terreno, con una partenza sopraelevata da una gabbia per cani, saltello in mezzo, parabolica mega rettilineo, tornanti tra i detriti e salto finale in piscina per una lunghezza totale di 100 metri lineari. In questo secondo ed ultimo video finiamo le sponde, completiamo la struttura con materassino e tappeto scivoloso, piscina in fondo e prova finale di tutto quanto. Partiamo subito raga, che non vedo l'ora di provarlo. Ebbene sì, nell'ultimo episodio eravamo arrivati a mettere le sponde subito dopo il salto. Trapano in mano, continuiamo. Abbiamo così proseguito con il montaggio dei legni laterali sui pannelli con delle belle viti da 16 cm. Come vedete sono rimasto anche un pochino all'esterno con il legno, così abbiamo più superficie per scivolare. E ora andiamo avanti con la curva. I pali, quelli della metropolitana, io direi di tenerli per il rettilineo, così non li tagliamo. E per fare la parabolica prendiamo questi qua. Vive, dammi una mano, tutti questi qua piccolini li portiamo là. È vero, dato che a me piace recuperare un sacco di materiali, poi va a finire che i progetti sono fatti da pezzi anche molto diversi tra loro, ma in questo caso poco importa perché poi andremo a rivestire tutto quanto con dei materassini e lì sotto non lo vedrà nessuno. Ok signori, ok, l'inizio della parabolica è stato fatto, guardate che carino che sta venendo. L'unica roba è che adesso mancano effettivamente i pali, perché sono rimasti soltanto quelli della stazione della metropolitana che teniamo per il rettilineo, quindi direi di salire sul furgone direzione Brico. Abbiamo scelto l'orario giusto perché signori non c'è nessuno. Che bello. Allora legni. Io direi quasi quasi prendiamo questi qua 7x7 da 21 euro, lunghezza 4 metri e via andare. Abbiamo così deciso di comprare tutti quelli che c'erano a disposizione. Adesso cosa fai? Tutto il pezzo indietro fai. Si vede che questo qua monta i video. Ancora? Dove ancora? Porca Io svuotavo lo scaffale e Stefanissimo li posizionava per bene sul cassone. Una bella legata con cinghia a tutto e poi già che c'eravamo abbiamo cercato delle soluzioni per il materassino dello scivolo. Allora, per quanto riguarda i tappetini da mettere sotto e non sbucciarci le chiappe quando scendiamo, bisogna trovare dei rotoli, tipo questa roba qua. Abbiamo quindi individuato 4 materiali diversi. Tappeto in gomma dura da 5 mm ma ce n'era solo uno. Rotolo di polietilene espanso ma che non dava abbastanza spessore. Stessa identica cosa ma a fogli, quindi anche questo non andava bene. E infine un rotolo di gomma morbida che messo doppio forse poteva essere la soluzione. Iniziamo a comprare 2 rotoli di questo qui e facciamo i primi metri, poi vediamo. Ed eccoci arrivati. Andiamo su direttamente col furgone in mezzo, almeno scarichiamo tutto lì, dai. Qua la parte al mega rettilineo e via. Guarda che bello che è, mamma mia. Mamma, guarda qua, spettacolo, spettacolo. 10 secondi, abbiamo scaricato tutto. Adesso possiamo continuare con lo scivolo. Con i legni nuovi, vi dico la verità, il lavoro delle sponde era decisamente più semplice. Uno perché la sezione del materiale era più piccola, quindi facile da tagliare. 2 perché pesavano molto meno, quindi più gestibili da spostare. Allora, durante la lavorazione, non so se avete notato, ma i legni li ho montati in questo modo. Per tenere i 2 pannelli sandwich uniti, anziché fargli una mensolina sotto come quando abbiamo usato i bancali, gli ho allungato semplicemente la sponda da un pannello all'altro, così questo qui tiene questi 2, quello lì tiene questi 2. In questo modo già mentre facciamo le sponde colleghiamo anche i pannelli. Con un'operazione facciamo 2 cose. Ovviamente man mano che andavamo avanti c'erano sempre delle micro correzioni da fare al percorso. Ad esempio in questo caso ho dovuto tagliare in obliquo un pezzetto per farlo combaciare. Ok, e qua signori inizia il mega rettilineo che divide in 2 il pratone, dritti verso i detriti. Come avevo già anticipato prima, in questo punto abbiamo usato i pilastri della stazione della vecchia metropolitana. Pali grossi, lunghi 6 metri e molto pesanti, ancora sporchi di catramina nera sulla base. Finiti quelli, anche perché erano solo 4, abbiamo continuato con quelli nuovi e piano piano siamo arrivati alla fine del rettilineo. Ok, rettilineo completato e non so se avete visto, ma anche qui abbiamo deciso di fare un piccolo saltello. Ogni tanto
un brividino va messo dentro. E adesso track, inizia la chicane in mezzo ai detriti. Mamma mia, non finisce più sto lavoro. In questo punto, anziché ritagliare i pannelli, ho dovuto proprio aggiungere un pezzo per riempire lo spazio, dopodiché legni sopra per bloccare tutto e dopo circa un paio d'ore di lavoro sotto al sole, le barriere laterali erano tutte fissate. Se tutto va bene, raga, forse grazie a questo lavoro non scivoliamo fuori. Signori, ce l'abbiamo fatta! Dopo circa un'oretta e mezza, forse anche 2 di lavoro, abbiamo completato l'intero scivolo con le sponde sia a sinistra che a destra. Guardate che razza di figata è venuto fuori. Pazzesco! Siamo devastati, siamo stanchi morti, 50 gradi, ci bruciano gli occhi perché il sudore ti va dentro nelle pupille e non riesci a far niente. Però ce l'abbiamo fatta. Ciao Steven! Piccolo aumento per Steven, cazzo io ho già dato. Il giorno dopo, finita la costruzione base, abbiamo iniziato subito con il rivestimento finale, che non serve solo ad abbellire ma soprattutto ad arrivare vivi fino alla fine del tracciato. Allora ragazzi, l'idea sarebbe quella di stendere tutto questo rotolo qua di gomma lungo l'intero scivolo e creare questo strato di sofficità, diciamo, non so se si può dire in italiano, per non graffiarsi e attutire tutti i colpi mentre si scivola. Come potete vedere è molto largo rispetto allo scivolo, quindi sicuramente andrà tagliato da qualche parte. E poi ricordiamoci, noi vorremmo fare il test con 2 strati, non uno. Portiamo il bestione su là e iniziamo. 3, 2, 1, vai! Metà è caduto, però va bene così. Ok, te l'ho steso fino al primo salto. Guardate che bello che è adesso, porco zio ladro, madonna! Non vedo l'ora, raga, perché ci sono 50 gradi e per quello. Adesso lo spostiamo tutto da una parte, lo zanchettiamo e poi tagliamo, così rimane bello preciso. Porca puzzolina, porca puzzolina! Guardate già come sta venendo, guarda! Tutto bello graffettato, tutto bello scivoloso. Ecco, ho già fatto un buco, puttana. Adesso su quel lato di là, con il taglierino, tagliamo. Ovviamente raga, tutta questa parte in eccedenza non è che la buttiamo via, semplicemente la inseriamo nello scivolo, così aumentiamo ulteriormente lo strato di comfort sulle nostre chiappe. In mezzo, quando scendiamo, avremo 3 strati totali. Perché? Perché dopo ne mettiamo un altro di questi sopra e lui rimarrà in mezzo. Andiamo avanti. Abbiamo così continuato a graffettare la gomma su entrambi i lati, io di qua e Steven di là. Taglio dell'eccedenza, sistemazione del salto e strato aggiuntivo posizionato in mezzo. Ed eccoci qua. Primo pezzettone completamente finito, salto incluso. Adesso partiamo con il secondo rotolo e facciamo l'ultimo strato. Dai che subito dopo facciamo il primo test. Non vedo l'ora di vedere come va. E mentre stavamo lavorando per completare la superficie dello scivolo, ci siamo accorti che qualcosa nel cielo stava cambiando. Stavamo facendo il secondo strato, ma è arrivata una bufera di vento e adesso sta soffiando un sacco. Guardate quei rami là. Le nuvole si facevano sempre più scure, il vento aumentava di minuto in minuto e il probabile temporale era ormai a un passo da noi. Io ho messo anche questo qua sopra per tenerlo giù. Sta iniziando anche a piovere un pochino. Tutta settimana che fa 40 gradi veniamo qui a fare l'ultimo pezzo, bufera. Grazie. Potevamo fermarci e tornare il giorno dopo? Assolutamente sì, ma significava lasciare tutto il primo strato di gomma completamente esposto. Che cazzo sta succedendo? Raga, sta arrivando una bufera. Cerchiamo di finire questo pezzo. E con quelle raffiche sarebbe bastato davvero pochissimo per vederlo sollevarsi e volare via, cancellando in pochi minuti ore di lavoro. Ok raga, siamo riusciti a finire la seconda parte del salto, mancavano giusto 2-3 metri. Abbiamo messo sopra un rotolo perché c'è un sacco di vento e lì avevo messo un po' di legni che tengono giù. Adesso copriamo subito con l'ultimo telo, quello per scivolare, e dobbiamo fare in fretta perché se arriva l'uragano poi ci porta via tutto. Invece quello lì lo abitiamo, almeno rimane bello saldo. Eccoci qua raga. Allora, questo qua è il telo che abbiamo comprato su un sito strano, lungo 10 metri, largo 1 e che dovrebbe far scivolare. Vediamo se è davvero così. Eccolo qua. Da una parte è ruvido, dall'altra parte è bello liscio. Immagino che noi le chiappe dovremmo metterle qua. Disneyland per l'acqua, stiamo arrivando. Mamma mia. Dai, dai, dai. Allora, vado su e iniziamo ad abitarlo. 3, 2, 1.
Vabbè, dai. Guardate che figata, raga, che sta venendo. Guarda che bello che è. Poi questo qua lo schiacciamo da questa parte, lo schiacciamo da questa e avvitiamo qui. Diventa tutto perfetto. Oddio, sta iniziando a piovere. Oddio, sta iniziando a piovere, Steven. Oddio. No, è un casino. Dai. Madonna mia, raga, sta piovendo. Madonna mia, stai fredda l'acqua. E niente, raga, la tempesta stava aumentando e a quel punto non avevamo più scelta. Dovevamo riuscire a chiudere tutta la superficie con il telo finale, perché questo, a differenza del primo strato, non veniva semplicemente graffettato, ma avvitato direttamente al legno in modo definitivo. Una volta fissato, infatti, era molto più resistente e il vento non riusciva più a strapparlo via. Ma non si molla un c***o, raga! Non si molla un c***o! Basta che lavorare sotto 50 gradi lavoriamo nella tempesta pluviale, va a fan bagno. Si è già accumulata l'acqua qua, raga. Quanto cazzo è lungo sto coso? Sto bagnato, madonna, sono tutto lavato. Dai, lo stai a riprendere, aiutami, Steven! Le ultime due, raga, madonna, mi sono bagnato. Guardate quanta acqua sta scivolando. Cioè, guardate lì, la pozzanghera ormai c'è. Che c***o sta venendo giù? Ok, il primo telo l'abbiamo messo, così almeno questo qua non vola via. Facciamo una prova velocissima e torniamo al capannone. Veniamo qua un altro giorno, tieni, Steven. Proprio con le ginocchia, non voglio rischiare. 3, 2, 1. No, va un botto. Andiamo. Guarda qua, mi luoghi sotto l'acqua, andiamo, madonna. E benvenuti in questa nuova giornata qui al mega terreno dove stiamo costruendo lo scivolo. Tempesta finita, adesso contiamo i danni. In realtà, raga, non ce ne sono, guardate là, tutto lo scivolo è ancora intatto. Per fortuna i teli non sono esplosi e guardate qua, sul pezzettino appena prima del salto si è creata la pozza di tutta l'acqua di ieri. E quindi niente, dai, continuiamo con il telo blu, finiamo il salto e poi andiamo avanti. Ovviamente, raga, tra una congiunzione dell'altra del telo ho dovuto creare questo sormonto in modo tale che quando arriviamo, senza fare scalini o robe strane, andiamo subito su questo. Vrum! E continuiamo. Per avvitare bene il telo dello scivolo, come potete vedere, ci salivo direttamente sopra e con le ginocchia schiacciavo verso l'interno dei due lati, così da avere la massima espansione del materiale. Dopodiché un bel taglionetto a fine salto e impacchettatura finale sotto. Perfetto! E primo pezzettone completamente finito. Tu arrivi qua, brum, e dovresti in teoria saltare su questo pezzo. Non so se avete notato, ma quella zona di tracciato dondola un bel po'. E vi posso assicurare che la mia intenzione non è fare il salto e atterrare su un pezzo che poi va giù e schiantarsi, ok? Quindi con dei paletti di legno ora rinforziamo. Un paio di questi qua dovrebbero bastare. Andiamo avanti, dai! Ora non traballa più. Una volta superato il salto, ammesso che si riesca a farlo perché ancora non lo sappiamo, serve una situazione di atterraggio più morbida. Ecco perché il mio assistente mi ha portato qua due materassini belli spessi. Questi qua sono 3 centimetri, molto soffici, e io direi che possiamo stenderli proprio in mezzo. E guardate quanto sono precisi senza neanche tagliarli. Cioè, guarda, incredibile sta cosa qui. Ad ogni modo, track, saltello e atterraggio morbido. Anche se è uno scivolo fai da te, la professionalità non manca. E atterraggio imbottito. Abbiamo poi continuato con il classico telo in gomma grigio fatto da 3 strati totali, rotolo blu e avvitamento con ginocchia all'interno esattamente come prima, anche se rispetto al giorno precedente c'è una piccola grande differenza. Non so se avete notato, ma per questa parte di rotolo abbiamo optato per una soluzione più veloce e più furba. Praticamente abbiamo messo telo grigio, telo di rinforzo, telo grigio e telo blu. Dopodiché abbiamo avvitato tutto una sola volta, senza zanchettatrici, pinzatrici e quant'altro. Stesso lavoro la metà del tempo. Grandi. E dopo circa 40 minuti, per fortuna sotto l'ombra degli alberi, abbiamo completato la parabolica. Guardate che bella, raga. Guarda qua. Codiazio. Non so se vi rendete conto quanto abbiamo già fatto, Manca ancora tantissimo. Però adesso nel rettilineo dovremmo andare un pochino più veloci. E dopo 24 minuti abbiamo finito anche il rettilineo. Caldo della Madonna, raga. Per fortuna che ci salva Milwaukee col ventilatore. Adesso facciamo l'ultimo pezzettino sotto agli alberi, chicane, e arriviamo alla fine. Dai che ci siamo.
Ebbene sì raga, dopo tutto il pomeriggio sotto al sole abbiamo finalmente completato lo scivolo fai da te, penso più lungo del mondo. Mamma mia, un progetto devastante venuto da Dio. Adesso arriveremo al test finale, però guardate che figata che è venuta. Mamma mia. Per vedere raga progetti sempre più grossi iscrivetevi al canale. Oh, se ve lo dice lui. Quindi niente raga, scivolo finalmente concluso. Vogliamo fare una prima prova test con pallone, lanciandola dal tetto dalla gabbia per cani e vedere se fa tutto il percorso fino alla fine. Capiamo se le sponde funzionano e anche la pendenza. Allora, guardate qua che si è alzato un po' il pelo blu. Tra l'altro da quando li ho comprati su quel sito lì un po' strano mi sono arrivate un sacco di mail spam da altri portali, che due palle. Non so se a voi succede. E mi sono rotto talmente tanto che ho deciso di fare incogni. E mentre vi spiego che cos'è partiamo con il test. Se sei pronto? 3, 2, 1, vai. Una cosa che in tantissimi non sanno è che i vostri dati finiscono continuamente online. Nomi, telefoni, mail, indirizzi, guardate qua il saltello, vengono continuamente raccolti da queste società che fanno compravendita di dati spesso senza che ce ne rendiamo conto. Ed è qui che entra in gioco Incogni. In pratica lavora al posto tuo, contatta automaticamente questi siti e chiede la rimozione dei tuoi dati personali, monitorando anche che non vengano rimessi in futuro. Nel frattempo lei sta andando, non si è mai fermata. Ha rallentato un pochino ma ci siamo raga. Test superato, perfetto. Una volta fatto l'account di Incogni tu non devi fare praticamente niente, hai l'autorizzazione e loro si occupano di tutto. Tra l'altro c'è anche la funzionalità di rimozione personalizzata. Se per caso su Google digitate il vostro nome e trovate un sito che ha le vostre informazioni, copiate il link, lo buttate dentro ad Incogni, inviate la richiesta e loro cercheranno di rimuovere tutti i dati vostri. Se anche voi volete proteggere un po' di più la vostra privacy online, lascio il link sotto in descrizione con il 60% di sconto sul primo anno. Dopotutto hanno anche soddisfatti o rimborsati, quindi dopo 30 giorni se non vi piace vi disiscrivete. Che problema? Fatemi sapere cosa ne pensate e adesso al via con il secondo test, quello dell'acqua. Se l'acqua arriva fino a questo punto qua, possiamo effettivamente montare la piscina e venire giù di persona. Ed eccoci qua signori, qui abbiamo una bella tanica da 15 litri totali. Adesso con l'aiuto del nostro Steven andiamo su là, la facciamo scorrere verso il basso e vediamo se arriva fino in fondo. Secondo test al via adesso. Steven, vai su te. Eccola qua, ma che pesa. Vediamo se funziona raga. 3, 2, 1, vai. Ok. Arriva, perfetto. Ok. Poi giustamente qui si ferma perché non riesce a fare questa piccola pendenza. E adesso sicuramente molti di voi diranno: Mighi, ma com'è possibile che bagni la prima parte di scivolo, poi l'acqua si ferma lì? Come fai con il resto fino a giù sotto? Com'è che hai pensato di risolvere questo problema? Semplicissimo raga, dopo usiamo una tanica con una pompa Milwaukee che si divide in due canne, una sopra e una sotto, comunque dopo vedrete. Adesso continuiamo con il test da questa parte in poi. 3, 2, 1 e vai. Ok. Perfetto. Qua sta andando. Qui un pochino esce per colpa della piega, però la maggior parte poi viene di qui. Parabolica, guardate qua il bastardello che sta arrivando. Inizio del rettilineo, perfetto. Qui piano sta andando, quindi come vedete è sempre in pendenza. Ormai siamo a mezzo rettilineo. Guardate questo piccolo rigagnolo. Ovviamente bisogna riempire ancora la cisterna perché 15 litri non bastano ad arrivare fino giù. Infatti qua guardate si è fermata. Ok, abbiamo messo altra acqua, guardate che sta arrivando. Bam, perfetto. Ok, guardate che si sta riempiendo quel pezzettino lì. Tac, ha scavalcato. Eccolo che arriva. Sta andando. E che ci siamo. Sta lottando anche con due formiche. Guarda che bello, Oh, per ora tutto giusto, Vediamo se sorpassa questo pezzettino qua che è un po' sminchiato. Piccolo rigagnolo qui. Mettiamoci qua all'arrivo e vediamo cosa succede. Eccolo là, la sto vedendo l'acqua, raga. Sta arrivando, eccolo qui. Ci siamo. Lo scivolo funziona. Perfetto. Madonna mia, guarda qua che bello che è. Arrivati a questo punto io direi che possiamo montare la piscina. E poi test finale dove lo usiamo veramente. Ok raga, è arrivato il momento di montare la vasca d'arrivo. Sotto stendiamo questo rotolo qua soffice che abbiamo avanzato dallo scivolo. Dai. Guarda che bel piano che vi abbiamo fatto. Scherzo raga, il piano che c'era l'abbiamo usato. Tanto ricordatevi che è una cosa fai da te che serve soltanto per queste 2 o 3 settimane di estremo caldo. Poi smontiamo tutto. Io e Stefanissimo abbiamo così assemblato la piscina a fine scivolo e una volta costruita l'abbiamo posizionata proprio sotto la lingua finale. Raga, ma vi rendete conto o no che cavolo abbiamo montato qua in 10 minuti? Ma guarda che bella, che porco dia. Guarda, 3x2 della Best Way. L'hanno data 2 o 3 anni fa, bellissima, proprio alla fine dello scivolo. Ora bisogna vedere a che velocità si arriva, perché il dubbio potrebbe essere che sfondiamo questa parete, chi lo sa. In ogni caso raga, la roba sta diventando veramente bella e interessante. Ora torniamo al magazzino e facciamo un po' di viaggi per riempire la piscina. Ci tocca. E quindi sì, primo viaggio da 1000 litri d'acqua. 3, 2, 1.
Mamma mia! Perfetto, raga! Perfetto! Come vedete il rubinetto della Tanic è da quasi 10 cm, quindi si svuota veramente in pochi minuti. Secondo viaggio, e qui si vede bene anche il furgone che si alza man mano che la botte si svuota. Terzo viaggio completato, piscina completamente riempita. Ci sono dentro circa 3000 litri. Adesso riempiamo per l'ultima volta un po' questa cisterna qua, così a metà scivolo ci aiutiamo a spingerci con l'acqua. Quindi ultimo viaggio, costume e test finale. Chissà che spettacolo viene fuori. Ebbene sì, dopo 15 lunghi giorni di costruzione è arrivato finalmente il momento di provare lo scivolo acquatico. Ultima botte riempita e posizionata appena dopo la parabolica. Qui c'è il getto che parte e arriva direttamente nel rettilineo, come potete vedere. Tac. E per non schiantarci qua sull'angolo dove c'è la parabolica, ho pensato di mettergli il cartone della piscina. Non penso di volar fuori, però per qualsiasi evenienza. Apriamo la nostra botte per l'acqua iniziale. Prima pompa Milwaukee e seconda pompa Milwaukee. Ok, posizioniamola proprio qua all'inizio. E prova a accendere, facciamo una prova. Perfetto, raga. Il primo pezzo di acqua ce l'abbiamo. Questa qua la facciamo girare dentro. Tac, sotto qui. Ok, Steven, mandala. E guarda qua che bella che è, guarda qua. Madonna mia. Oh, perfetto, chiudi. Funziona tutto alla perfezione. Io direi che ci mettiamo il costume e proviamo finalmente lo scivolo acquatico fai da te più lungo del mondo, forse. Costume messo. E adesso l'arma segreta di tutto è il sapone per lavare i piatti. Mettiamoli un pochino sullo scivolo. Dai che ci siamo, raga, dai che ci siamo. Ce l'abbiamo fatta, boh. Accendiamo tutto e buttiamoci, che il divertimento abbia inizio. Quindi 3, 2, 1, vai. Altro saltando. Ultima curva, raga, ci siamo. Raga, ci siamo. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo portato a casa anche questa. Nel rettilineo sulla curva ho dovuto spingermi un pochino perché andava piano. Però signori, abbiamo portato a casa anche questa costruzione. Grandissimi! Adesso per questo mese possiamo usarla con tutti i nostri amici. Ci vediamo al prossimo video, raga, con cose sempre più grosse. Ciao a tutti!